Con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Buon pomeriggio cari amici di Radio Centro Web, sia chi ci ascolta in diretta, in live streaming in radio, perché noi siamo principalmente in radio, ma visto che abbiamo ormai dalla prima puntata, questa è la 9ª puntata di Smart & Healthy, anche il video, perché abbiamo anche il video, abbiamo ovviamente noi ora siamo in diretta su YouTube, andiamo in registrato ovviamente, che il buon Piero, ciao Piero. Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. E Piero ci fa l'editing del video e poi lo pubblica sul canale di YouTube di Radio Centro Web, che potete trovare, se cercate su YouTube lo trovate, se no andate sul nostro sito che sto piano piano aggiornando, ma in alto a destra ci sono le iconcine dei nostri account social, Facebook, Instagram e guarda caso anche YouTube. Ma non solo, andando sul sito potete trovare praticamente sulla colonna di destra l'ultima puntata, non l'ultima puntata in ordine cronologico, ma l'ultima puntata pubblicata sul canale YouTube di Radio Centro Web. Quindi questa è Smart & Healthy e ci sono state un po' di come dicevamo, questo nasce come, infatti il sottotitolo è l'arte di essere fit senza fare la fame, però poi noi parliamo di tutto quello che riguarda Stati Uniti e Europa e Italia in particolare, perché Piero, ricordo, abita negli Stati Uniti. Come dicevamo, come abbiamo detto da diverse puntate, il neo presidente ci tira fuori, ci snocciola aneddoti, delle perle allucinanti, delle perle che noi riutilizziamo come degli argomenti, come argomento, e non abbiamo problemi. Cioè, almeno per 4 anni questo format potrà, almeno 4 anni, se rimane in carica, se lo buttano fuori prima no, ma diciamo che tenendo conto di averlo sempre in carica per tutti e 4 anni del mandato, 4 o 5? Sono 4 per fortuna. Sono 4, ok. Allora, sì, mi ricordavo. A meno che non succeda qualcosa di particolare che sarebbe da escludere, ma sono 4 per fortuna. Sì, se te pensi che Trudeau si è dimesso e è stato eletto, è stato nominato, perché poi le elezioni in Canada ci sono a ottobre. A ottobre, sono quest'anno. A ottobre, sì. Ma insomma c'è non mi ricordo come si chiama, quello che verrà nominato al posto di Trudeau. Non ho capito bene perché si è dimesso Trudeau, so soltanto che sono stati sconnessi da Starlink. Perché allora credo sostanzialmente che Trudeau si sia dimesso più che altro perché non aveva più il pieno supporto del partito. Ok. Sostanzialmente non aveva più voglia, non aveva più la maggioranza del ok, ci sta, del supporto, per cui può capitare tranquillamente. Sì. Di sicuro si è dimesso col voto, questo non ci sono dubbi. No, certo, visto anche quello che appunto il nostro caro amico sta combinando. Diciamo, oggi partiamo da parlare di topi, ti va bene come argomento? Ci sono sia negli Stati Uniti che non so cosa fai riferimento, perché da una settimana all'altra io e Piero, nonostante la differenza di fuso orario, perché io sto qui in studio, come potete vedere dal video, come vedrete dal video, ma sono 15:20, 15:30, minuto più, minuto meno, ma Piero è a mattina, sono le 9,
quindi sono le 9 mattina, nonostante Adesso sono già le 10 perché c'è il... Scusami, siamo entrati nel fuso orario. Ah, ok. No, lo sai perché? Perché stavo facendo un post programmato per fine mese sull'ora legale e stavo pensando un'ora più, un'ora meno. Vabbè. Quindi, nonostante la differenza del fuso orario, ci mandiamo i messaggi quando succede qualcosa di strano, di anomalo, ma anche di ganzo, purtroppo di ganzo. C'è poca roba, però. Molto poco. E vabbè, insomma, Mark Carney sarà il nuovo primo ministro canadese. Sì. Vabbè, Trudeau non mi dispiaceva perché era anche comunque giovane, per 53 anni, quindi sì, rispetto alla media mondiale è abbastanza giovane. Diciamo che è uno dei più giovani, dai, mettiamola così. Esatto. Vabbè. Comunque vedremo poi fino a questo Carney che si candiderà poi per ottobre, farà tipo una sorta di traghettatore sì. E arriverà poi, non so chi è la controparte che si candida oltre a lui. Non so, in realtà non credo ci sia ancora, penso che anche in Canada funzioni più o meno che siano gli ultimi mesi quelli che poi decidono il candidato effettivo. Rush finale, sì. Di sicuro per quelle poche dichiarazioni che ha fatto sembrerebbe voler portare avanti comunque la politica di Trudeau, che è certamente positivo. Sì, no, certo, anche perché insomma Trudeau lo possiamo ammirare, lo abbiamo apprezzato per tante cose, anche per i calzini. Anche per i calzini, sì, sicuramente. Anche per i calzini. Quindi noi parliamo di topi e di ratti, perché partiamo da questo argomento e poi tanto parlando con Piero tanto spaziamo, sì, esatto. Spaziamo da di tutto di più. Ovviamente i ratti ci sono sia in Europa che in Italia, non so quantificare quanti, parecchi, decisamente diversi, però ci sono quelli da laboratorio, ci sono quelli randagi. In questo caso noi parliamo di quelli di laboratorio. Sì, no, ma più che parlare di quelli di laboratorio, non so se hai sentito che esiste una nuova specie di ratti, sono quelli transessuali. Ma quelli sono quelli di laboratorio. No, in teoria quelli di laboratorio dovrebbero essere quelli transgenici, è lievemente diversa la storia. Ma lui intendeva allora, ricapitoliamo, a parte tra poco manderemo anche un contributo preso da TikTok, dai social, perché comunque il divulgatore in questione, che è Barbascura X, spiega, ci racconta un po' di questa cosa, sia su Instagram, lo trovate un po' dappertutto, anche su YouTube lo trovate, è uno scienziato, è un chimico, quindi si sa bene di cosa parla, fa. Decisamente. Sì, infatti Trump non so quanto, allora io faccio dalla parte del buono e te del cattivo. Vabbè, ok. Io spererei che sia un lapsus freudiano. Purtroppo vedendo è proprio ignoranza, sì, ma è ignoranza pesante. Perché allora entriamo nello specifico, perché sennò i nostri ascoltatori non capiscono. Allora, era una conferenza stampa, non lo so che cos'era. No, era il discorso dello State of the Union, quello che praticamente il presidente statunitense fa ogni anno, più o meno per grosso modo in questo periodo, dando conto del lavoro che il governo sta facendo e di quello che è lo stato effettivo dell'economia, dell'ambito lavorativo. Un resume, esatto, delle condizioni degli Stati Uniti. Di come sono messi, a che punto siamo qui. Sì, ma però parlava di questi topi ratti trans, che dovrebbero essere, allora in realtà sono transgenici, ma lui ha usato la parola transessuale, che vuol dire tutt'altro. Non entriamo nel merito di questa terminologia, ma un conto è transgenico, che ascolterete poi tra poco nel contributo, ma
vuol dire semplicemente, questo lo dico io, che come se fossi il anzi, come se fossi l'alimentare di San Colombano, oppure il supermercato aperto 24 ore su 24 nel North Carolina, e non so se ci sono in North Carolina. Esatto, sì, esatto. E transgenico, cosa vuol dire? Vengono fatti dei test su questi animali per farmaci, per X motivo chimico, chiamiamolo così, stanno molto sul generico, e vengono comparati con viene cercato, viene valutato quali alterazioni, quali possibili alterazioni genetiche possono subire questi animali usando e iniettando altro genoma, altro DNA, ok? Per vedere se ci sono reazioni, se ci sono alterazioni e quant'altro, soprattutto nell'ambito farmaceutico. Questo è transgenico, ma transessuale no, direi no, decisamente no. E quindi che dici che sia proprio no, vabbè, no, per fortuna o per sfortuna è proprio un significato diverso, sì, decisamente totalmente diverso. Quindi non so, cioè tu dici che sia proprio ignoranza, neanche persecuzione. Allora, probabilmente, visto che probabilmente diciamo che è sicuramente ignoranza, perché proprio dimostra di non sapere nemmeno di che cosa sta parlando. Okay. Le altre cose, ricordiamo che transgenico vuol dire anche che vengono effettuati test proprio per cercare le cure a determinate malattie e quant'altro, quindi è anche importante che vengano effettuati. Persecuzione probabilmente anche per certi versi. Di sicuro il governo Trump non sta brillando per inclusività, mettiamola così. Sì, ci sta, anche perché c'è anche il discorso dell'Enola Gay, che vogliono eliminare il nome perché c'è la parola gay. Veramente viene da ridere, perché insomma è fuori. Allora siamo l'Enola Gay, purtroppo, anzi facciamo così, prima di l'Enola Gay mandiamo il contributo e torniamo tra poco, perché dura veramente pochi secondi, poi decine di secondi. Esatto. $8 million for making mice transgender. This is real. No, non lo è. Non ce la posso fare. Allora, questo è un passaggio di un discorso tenuto di recente da Trump, vabbè, lasciando stare che tutto il discorso era proprio freestyle, vabbè, però questo passaggio mi ha fatto particolarmente ridere. Cioè, topi transgender? Lui pensa davvero che ci sia uno scienziato che è andato dai topi e abbia fatto What are your pronouns? Tell me your pronouns. Qual è il tuo pronome? Qual è il tuo pronome? No, coppa. Non topi transgender, topi transgenici. È un po' diverso. Cosa sono i topi transgenici? Sono dei topi il cui DNA è stato modificato in laboratorio, inserendo del DNA esogeno. Servono moltissimo come modelli per studiare varie malattie umane, soprattutto malattie genetiche, Alzheimer, cancro, eccetera, eccetera, per studiare non solo i meccanismi che portano allo sviluppo di questa malattia, ma anche le soluzioni farmacologiche, per vedere se ci sono dei farmaci efficaci, per vedere come si comportano nel corso di generazioni. Insomma, è molto molto importante. È un po' diverso. Bene, allora eccoci rientrati dopo il contributo di Barba Scura X. E voglio dire, è chiara la cosa, no? Molto semplice, molto anche cristallina, direi, perché ci vogliamo molto. Poi se seguite, vi consiglio di seguire il canale, perché tratta argomenti davvero più complicati, ma li tiene molto semplici, li discute molto semplicemente, quindi vale la pena seguirlo, e non c'è molto da discutere. No, anzi, direi che proprio è chiaro, è cristallina, è una differenza abissale. O è quello o è quell'altro. Tornando al discorso dell'Enola Gay, purtroppo l'Enola Gay, chi non lo sapesse, è stato l'aereo con la quale è stata sganciata la bomba atomica in Giappone. Ok? Esatto. Quindi fatto storico, bene, si può essere contrari, si può essere d'accordo o dubito, però si può avere qualsiasi remore, per carità.
si può andare a incatenarsi perché non siamo d'accordo, benissimo, siamo consapevoli di questo, però è un fatto storico, sì, decisamente. È un dato di fatto, quindi va lasciato per come è. Enola Gay, aereo che ha sganciato, ahimè, bombe su Hiroshima e Nagasaki, bene, punto. Fatto storico, non lo possiamo cambiare, rimane quello. Perché andare a parlare? Vedi, anche lì secondo me è, e mi ricorda molto un film che non viene dato, voglio vedere se riesco su Amazon a ritrovare il DVD perché merita, che è L'uomo dell'anno di Robbie Williams. Che praticamente lui fa il comico, fa se stesso nel film, e si candida perché lui fa molta satira in questo film, tipo stand up comedy, e ne dice di tutti i colori ai politici, e usa un termine che a me è rimasto impresso, ma rende molto l'idea: sono armi di distrazione di massa. Sì, decisamente. Sono armi di distrazione di massa e bisogna stare attenti, perché un conto è, vabbè, qualcuno potrebbe dire anche voi ci distraete, sì, noi vi distraiamo, ma non ci marciamo sopra. No, diciamo che cerchiamo di farlo nella maniera più bonaria possibile, Esatto, senza... esatto. E invece commentiamo semplicemente quello che succede. Esatto. Invece ci sono individui che vanno a diritto come tale Donald, che è un'arma di distrazione di massa. Ma guarda, allora io ci stavo ripensando stamattina prima di cominciare il collegamento e mi è venuta in mente la scena di Pirati dei Caraibi, ripensando un po' anche alla scena. Allora, parliamo dalla scena in cui lui ha tirato fuori questa perla di saggezza. A parte che i democratici sono rimasti praticamente impalati e zitti, muti come se niente fosse, ma c'erano i repubblicani che invece se la ridevano di gusto, e mi è venuta in mente la scena dei Pirati dei Caraibi in cui sono sulla perla nera e a un certo punto discussione tra i vari personaggi, viene fuori la classica risata forzata e dopo il primo momento del comandante poi sono tutti lì a ridere come degli scemi dietro a lui. Ecco. Mi è venuta in mente la stessa identica scena ripensando al discorso dell'altra sera, le scene che facevano vedere dei coreani quando applaudivano e si vedeva che era forzatamente nei confronti di Kim Jong-un, cioè Sì, in effetti. sono quelle cose che lo vedi che sono cose forzate per non per non contraddire l'altra persona che ha appena detto una stronzata allucinante. Sì. E gli dai ragione, come si suol dire, la ragione si dà ai vischeri. Sì, bravo. No, mi ricorda molto anche una cosa, questa cosa che dici te, Funeral Party, quello inglese, però non quello americano, quello inglese, che c'è il nonno che praticamente sbaglia, vabbè, guardatelo perché è da ridere, e se lo trovate, sì, e danno al nonno degli stupefacenti, che e gli fa nel marasma totale di questo funerale, cioè questo nonno vede uno che apparentemente poi non lo è, spoiler, che non è morto, e gli fa lui era lì ed era morto, e gli fa sì nonno, certo, sì è uguale. sì, e gli fa no, te mi dai ragione, ma era morto, capito? E roba così, sì, che vuoi farci? È così. Purtroppo. Sì, no.
il tragico della cosa è che però questa cosa viene da uno che in teoria dovrebbe essere la persona più potente del mondo. Mettiamola così. È la persona più potente del mondo, è una delle persone più potenti del mondo, perché a fianco ce n'ha un'altra. Sì, che non è quella di cui stanno pushando tutte le concessionarie delle macchine, per fortuna. Cioè, chi è che sta pushando? Ah, non lo sapevi questa? Allora ti do una news nuova. Lo so. Che, allora, anche qui, sempre partendo un attimino da quello che è successo anticipato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse. Allora, partiamo da quando il cosiddetto border czar, cioè colui che dovrebbe essere proposto al controllo di chi entra nel territorio statunitense, il capo, diciamo, che dovrebbe essere proposto a controllare di ciò, ha minacciato la città di Boston, perché la sindaca ha detto chiaramente che non avrebbe consegnato alcun immigrato nelle mani delle autorità, a meno che non ci fosse una ragione seria e valida. Ha minacciato di andare a Boston e portare l'inferno con lui. Ora, qualsiasi statunitense sa, anche chi è appena arrivato come noi, che con i bostoniani è meglio non avere a che fare in questo senso. Sono ostici, non lo so. Sono lievemente ostici. I bostoniani cosa hanno fatto? In tutta risposta hanno fatto trovare al buon Musk circa una decina di colonnine della Tesla completamente andate a fuoco. Ah, no, questo non lo sapevo. Infatti, no, è lui, ovviamente è lui che è potente anche lui, però insomma sì, cioè, stai buono perché si brucia, è come quello muovi buco il pallone. Esatto, ma anche in Francia gli hanno addirittura bruciato il deposito, quindi non è un problema. Sto tanto per... Non ho seguito la vicenda. No, sono cose che effettivamente, insomma, che capitano. Così, cose che capitano, incendi che possono capitare per puro caso. Sono cose che capitano. Così. Ma sì, cioè, quindi c'è da stare attenti a questi personaggi, perché insomma... Sì, no, decisamente diventano pericolosi e diventano anche senza controllo, ma poi tra le altre cose rischiano veramente di aizzare ideali e purtroppo eventi che magari non è il caso di aizzare. No, in effetti no, direi proprio di no. Andiamoci con le mani con le braccia di piombo, con qualsiasi cosa di piombo, ma è bene non dare idea non dare idee strane a certa gente. Qualcosa di piombo, bello. Sì. Andiamo con qualcosa di piombo. Un qualcosa di piombo, sì, esattamente. Vabbè. Nel caso che quindi dai topi noi siamo andati a parlare di Tesla. Sì, te l'ho detto che poi alla fine si passa da un argomento a quell'altro, effettivamente. No, per carità. Noi spaziamo da tutte le parti, ma infatti se ne parlava anche con delle persone conoscenti che sì, Trump ha messo i dazi, vuol bloccare l'import, vuole limitare l'import, però non ha capito che è un'arma a doppio taglio, perché è vero che limitando l'import soprattutto dall'Europa, dal Canada, limita questi paesi, perché tu pensa, anche solo facendo un esempio molto molto banale, l'export dell'Italia verso gli Stati Uniti del vino è un mercato che noi non ci rendiamo conto, oppure potremmo anche pensarci, ma è un mercato incredibile, è un mercato molto florido. Se ci metti i dazi, limiti i viticoltori e produttori di vino, li limiti parecchio, e quindi
insomma Trump dice no va bene, non voglio farmi tutto in casa mia, bene, a parte che uno prima di tutto c'è da riprodurlo, come si dice nelle puntate precedenti. E non è proprio quello. Ok. Secondo, lui vorrebbe affidarsi al mercato asiatico, ma non ha capito che il mercato asiatico è un mercato tutto sommato potente, magari non ha la qualità europea, per carità, basta andare dai cinesi a comprare qualcosa ai cinesi o qualcosa fatto che ha una qualità diversa, però i cinesi, gli asiatici in generale sono degli affaristi, insomma. Allora, partiamo dal presupposto che non è stato minimamente furbo prima. No, assolutamente. Furbo non è proprio una parola per lui, no, decisamente. Per la sua qualità, ma neanche allora, tralasciando che secondo me se ha dei consiglieri o non li ascolta o comunque i consiglieri non gli dirà niente perché tanto lui fa di testa sua. Allora, il discorso secondo me è anche questo. Lui sicuramente si può paragonare ai livelli di un bambino piccolo piccoso, prima di tutto. Un ragazzino piccoso è il tipo di persona che è sempre stata abituata probabilmente a comandare, vuoi anche per la tipologia di vita che ha sempre vissuto, quindi da pieno di soldi riescono anche da dove non batte il sole, e probabilmente ha sempre avuto servitù a cui dava ordini e questi hanno sempre risposto di sì per forza di cose. Quindi sostanzialmente lui pensa di poter esercitare questo stesso tipo di potere non solo all'interno del proprio gabinetto, ma anche all'esterno con gli altri stati. E non ha capito che gli altri stati non sono i suoi servitori. No, assolutamente. Ma gli altri stati sono indipendenti. Forse. Sono indipendenti. Forse. Potrebbe essere, ci sta. Quasi. I canadesi gliene stanno dando un assaggio, i cinesi visto che prima si parlava di mercati asiatici, gliene stanno dando un altro assaggio. Sai, alla fine quando te cominci a isolare una nazione completamente, perché poi questo è quello che sta succedendo, che sta isolando completamente gli Stati Uniti a livello mondiale, e ti ritrovi nella condizione a quel punto di doverti ricreare tutte le materie prime o comunque buona parte delle materie prime, cosa che comunque implica del tempo. Se anche ipotizziamo che anche tu sia in grado di creare, ma implica comunque del tempo. No, ma non solo, perché tu pensa, facendo il paragone del vino e poi si va in pausa. Il discorso anche del vino, molto semplicemente, tu puoi avere le stesse condizioni, ammesso che ci siano le stesse condizioni, perché gli Stati Uniti sono, come tu mi insegni, sono un territorio talmente vasto che potrebbero esserci le stesse condizioni della Toscana, dell'Umbria, di quello che vuoi, delle Marche, del Piemonte, per fanno vino anche lì, per carità, stesse condizioni. Ma col fatto che hanno importato fino adesso non si sono minimamente presi la briga, o comunque in limitata parte, diciamo così, non è che non si può andare per assoluti, ma l'esperienza nel produrre, nella produzione, l'esperienza dei macchinari della produzione. Cioè io posso avere una grattugia per il formaggio, però se non la sai usare, se mi serve la grattugia a maglia fine e non quella grossa, cioè io ti gratto il formaggio, magari taglio dei pezzi così, ma ho bisogno di pezzi fini. Molto, ho fatto un esempio proprio banale, ma poi per l'idea, cioè, hai capito?
Cioè non è soltanto il discorso di materie prime, ma è anche l'esperienza e nella produzione, nel produrre. Esatto, e loro non ce l'hanno di sicuro assolutamente. E ne hanno meno, magari non è che non ce l'hanno, perché comunque i vini californiani sono comunque buoni, ma è comunque una zona, è comunque secondo me non in grado di sopperire completamente a quello che potrebbe essere la richiesta del mercato, cioè tra le tante, e questo tra le tante, e facendo solo l'esempio dei vini. Sì, no, si potrebbe fare, se ne potrebbero fare tanti altri. Ci vorrebbe 20 puntate solo per questo. Esatto, sì, che cioè, non andiamo a raccontarci le storie o che gli asini volano. Sta facendo delle cavolate e ne pagherà poi fondamentalmente. Speriamo e vediamo. Solo il tempo sarà il giusto giudice di questo. Bene, a proposito di volo, di volare, il tempo è volato in questa prima parte, ci troviamo tra pochissimo. Perfetto, a tra poco. Ciao. Eccoci rientrati, cari amici, qui su Smart & Healthy, su Radio Centro Web. Piero e Fulvio, ovviamente. Fulvio e Piero. È ambivalente. Come la vuole, è ambivalente la cosa, non c'è problema. Cambiando l'ordine dei fattori, il risultato non cambia. Assolutamente. Detto questo, abbiamo parlato un po' di attualità legata alle ultime uscite non felici del neopresidente Donald Trump, e invece ora parleremo di energia, di produzione di energia, che così mi ha detto Piero, ha detto guarda, parliamo di questo, ok? Sì, anche perché diciamo, cosa di questi giorni che qui in North Carolina vogliano ricostruire una centrale nucleare. Ma allora di fatto l'energia nucleare in sé, perché tanto poi detto tra me e te, tra poi intimi, uno ha paura dell'energia nucleare, ma tecnicamente ma sai, allora di fatto è vero, bisognerebbe andare verso l'energia solare e l'energia eolica, perché comunque sono quelle a minor impatto, quello sicuramente. Sì, quello decisamente. Il problema è la quantità di energia che abbiamo bisogno, di cui abbiamo tutti bisogno, perché non è il singolo condomino che ha bisogno di energia, è tutto, ma si parla da un edificio, si arriva alla grande industria, quindi tutti siamo praticamente obbligati, siamo dipendenti, ecco, non mi viene la parola, siamo dipendenti dall'energia elettrica, e il modo più efficace per produrne tanta, perché le energie rinnovabili sono quello che in futuro dovremmo andare incontro, perché non è che si può andare avanti a centrali a carbone evidentemente, o usare il gas per produrre energia elettrica, ma il problema è la quantità di energia necessaria di cui c'è bisogno, e la fonte più efficace di quelle pulite, più efficace in termini di ecco perché allora, se a me mi dicessero guarda Fulvio, abbiamo trovato il modo di avere un pannello solare che produce energia quante 10 centrali nucleari o anche una centrale nucleare, bene, ok, d'accordo, benissimo. È che purtroppo sul nucleare c'è ancora troppa, io ti parlo qui d'Italia, poi c'è troppa disinformazione su tutta la materia nucleare, cioè si va dal discorso scorie al discorso fissione. Molti, la stragrande maggioranza fa confusione tra centrale nucleare e bomba atomica, o centrale atomica non esiste. Diciamo che quando esplode, vedasi i casi di Chernobyl piuttosto che di Fukushima più recentemente, effettivamente l'effetto è un po' quello. Fukushima, sì, ma il discorso è
prima di... Io parlo più degli organi di stampa, perché è chiaro che è facile intuire che chi non mastica di queste cose, ma anche io stesso, poi io sono un fogato di queste cose, mi seguo le pagine più che hanno più credibilità anche, tipo l'avvocato atomico o roba simile, il quale sono non preparati di più e ci spiegano filo e per segno. Ora, uno potrebbe anche non credere, però allora se dobbiamo mettere ma non sto criticando te, Piero, no, perché se no qualcuno ci ascolta fa allora l'etica no, assolutamente sì. Il discorso è che bisognerebbe prendersi la briga e credere a tutto. No, perché internet è un posto fantastico, ma c'è chi fa divulgazione meglio di noi. Noi non facciamo divulgazione, noi ragioniamo su quello che accade tra gli Stati Uniti e l'Italia, ci ragioniamo sopra, cerchiamo di dargli un senso logico e per la nostra esperienza dargli anche una spiegazione. Però ci sono persone che si smazzano proprio su argomenti specifici che un minimo di credibilità, poi uno dice no vabbè che bischerata ha detto, bene, anche perché poi magari non c'è uno solo, bisognerebbe, perché poi anche lì non è vero, perché se ci fosse un altro capo di Stato che parlasse di topi transgender, allora dice vabbè aspetta un attimino perché sono in due a dirlo, quindi vediamo un attimino chi è che ha ragione. Però ragazzi, e il discorso è anche legato, secondo me, più che altro, lo sai cos'è sul discorso della centrale nucleare? È che ci vuole tanto tempo a costruirne una e un pannello fotovoltaico è molto più veloce a metterlo. Cioè, ce l'hai già, lo installi, bene, lo allaccio e via. Centrale nucleare, per quanto sia più efficace, perché produce l'elettricità per X anni, al netto di tutto poi quello che ne concerne intorno, però ci vuole più tempo a costruirlo, nel frattempo che fai? Cioè, è come quello, non ti sto lasciando parlare, poi ti lascio parlare. No. È come quello che dice io ho fame, bene, e fai? Mi pianto, c'ho un campo, pianto il grano, sì ho capito, ma prima che il grano cresca e sia maturo, che fai? Non mangi mentre digiuni? Probabilmente l'idea è proprio quella, evidentemente. No, allora, tornando un attimino più seri, il discorso del nucleare è vero. Io ero serio, ero serio. Il discorso del nucleare è vero che effettivamente produce una quantità di energia abbastanza notevole, perché poi è una cosa continua. Quello che però c'è da tenervi conto, soprattutto secondo me da queste parti dove è facile che arrivino uragani, tifoni, cose del genere. Su quello posso essere d'accordo. È comunque un discorso proprio di sicurezza basilare, non ti dico che deve succedere un evento ipercatastrofico, ma comunque sono cose che possono succedere tranquillamente. Sì, no, ma in effetti capisco il tuo ragionamento, perché è la costa orientale degli Stati Uniti, un pochino più a sud di dove abiti te, però non è escluso che arrivi anche dove abiti te, speriamo di no, perché sennò... No, anche perché poi comunque alla fine tornadi e quant'altro vengono verso l'alto, il giro fanno di solito quello poi di andare sempre più verso nord, e sicuramente non è una prospettiva positiva. Dall'altro lato, col fatto che da un po' di tempo comunque mi sta interessando il discorso energie rinnovabili e quant'altro, più che altro anche per motivi che esulano dal semplice prodotto di energia per la casa, è vero che il pannello solare può non soddisfare pienamente, quantomeno all'inizio, alle necessità di un condominio piuttosto che.
È vero anche che però il pannello solare a lungo andare è un po' come la batteria del cellulare, cioè Perde l'efficacia? no, aumenta l'efficacia, nel senso che te alla fine, all'inizio non hai tutta questa gran riserva di carica, ma poi continui ad immagazzinarla. Ed è un po' se hai una batteria. Esatto, se hai una batteria, ma è vero anche che chi installa, tra virgolette, in maniera intelligente il pannello solare per sfruttarlo in determinati modi, si premunisce di installare anche le relative batterie di batterie d'accumulo. d'accumulo. Ed è un po' il motivo per cui fondamentalmente l'Enel non vuole in Italia che la gente utilizzi pannelli solari per autoprodurre la propria energia elettrica. Beh sì, in parte ora è passata, il governo Meloni vuole fare le centrali nucleari, quindi Appunto, vabbè. quindi va bene così. No, Quindi va bene così, no. Però è il motivo per cui l'Enel era così contraria al fatto che la gente si autoproducesse la propria energia elettrica, non solo per il fatto che ovviamente sarebbe stata energia elettrica gratuita, perché poi fondamentalmente la luce del sole è gratuita, ma anche secondariamente perché avrebbe potuto produrre dei possibili concorrenti che avrebbero potuto rivendersi l'energia prodotta in eccesso a tariffe nettamente minori di quelle dell'Enel. sì. E anche questo è fondamentalmente un motivo per cui ovviamente la cosa non doveva assolutamente prendere piede. Ma io l'ho sempre detto, uno si mette una bella bobina in casa, la collega alla bicicletta, ha bisogno di va, pedala, accumula, attaccata alla batteria, accumula corrente, una pedalatina al giorno di un'ora, si tiene anche in forma, fa bene anche alla salute. Sì, in effetti potrebbe non essere, è un modo esatto, giusto per tornare poi sul tema principale del podcast, smart and healthy in questo caso, oltre che smart. Produci corrente pedalando, perché Produci corrente pedalando, esatto. potrebbe essere un'idea non male. Sì. No, per nulla proprio direi. Effettivamente potrebbe essere un'ottima idea anche per, come dicevi giustamente te, mantenersi in esercizio e mantenersi in salute poi alla fine. Perché no? Sì, esatto. Potrebbe essere. Sì. No, ma sul discorso energie, sì, anche lì dovremmo parlarne per ore, perché c'è anche il discorso, per esempio, il problema diciamo, delle auto elettriche in sé è una idea ma anche intelligente, perché non hai emissioni, però cioè, quanto i costi di produzione e costi non soltanto economici, anche di recupero materie prime, visto che prima si parlava di materie prime per le batterie, per il motore in sé, quanto viene a costare anche in termini di ecosostenibilità. Cioè è inutile avere un motore elettrico che sì, non ti fa emettere smog, che va bene, per carità, però dall'altro ha inquinato come 20 auto a benzina, ecco, per farti quell'auto lì. Quindi anche lì è molto borderline per certi versi, cioè ce ne sarebbero tante da capire. Sì. Il litio che ti serve per fare la batteria, sì, come lo estrai, come lo immagazzini, come lo elabori, cioè è inutile. È come scusami se ti interrompo, perché questo me l'hanno detto ora meno, ora questa cosa è andata scemando, cioè l'hanno tolta, però la Formula E è venuta fuori, no? Macchina elettrica, Formula E non inquina, bello, tutto vetture per ricaricare qualche anche fa, perché hanno due vetture, ok, funziona un po' come la Formula 1, però hanno due vetture da usare, perché la batteria si scarica e invece di cambiare la batteria cambiano macchina, ok? Ma per ricaricare le batterie cosa usavano?
generatori a benzina. Geniale. Capito? Cioè, sì, poi ora Geniale. hanno cambiato un po' le regole, però da chi ci lavorava, questo me l'ha detto prima, come l'anno che sei andato negli Stati Uniti, me lo raccontavo, nel 2019. Insomma, anche non è proprio una cosa di ultimo. No, colleghi colleghi delle università dove ho lavorato a Napoli, e mi dicevano: guarda, sì, Formula E è bello perché era ancora agli inizi, bello sì, ma i motori, le batterie le ricaricano generatori elettrici a benzina, a combustione, e quindi Sì, a quel punto lì perdi praticamente tutto il beneficio che puoi avere dalla parte elettrica. Ora, è vero anche che, almeno questo è un po' una tendenza che sta succedendo qui negli Stati Uniti. Chi si costruisce il proprio van per motivi di turismo piuttosto che sfrutta delle batterie che sono tendenzialmente ricaricate da pannelli solari, ma che vengono anche ricaricate poi dal movimento del veicolo stesso e dalla possibilità di attaccarsi alla corrente elettrica normale. Quindi, se una cosa del genere viene utilizzata per un veicolo che al momento non è ancora completamente elettrico, ma che in futuro potrebbe anche diventarlo, l'idea potrebbe essere: ma perché non si può utilizzare anche per altro? è quello, ma vabbè, lì ci sono anche gli interessi economici, caro Piero. Esatto. E quindi volevo, Scusa, ma ora è vero che produce più scorie, ma l'olio di semi vari potrebbe sostituire il gasolio, però sì, lo sapevo, quello lo sapevo già. È chiaro, è facile intuire, c'ha più residui, c'ha più scorie, quindi vuol dire che il motore tende a sporcarsi più velocemente e maggiormente. Però vai con l'olio di semi, esatto, non vai più col gasolio. Anche lì, vabbè. No, ma è come il biocarburante, ecco, una cosa che non ho capito, lì ci sono interessi. Allora, a parte che in Italia ci sono 1 o 2 distributori di biocarburante, in Italia, Io è la prima volta che ne sento parlare. Sì, uno vicino a Ferrara, mi sembra. Ma anche il biocarburante, il problema è la produzione, perché servirebbero ettari di terreno per avere le piantagioni e produrre biocarburante. Magari ci arriveremo, non lo so. Un po' come, perché potremmo parlare anche della carne coltivata. Potrebbe essere un altro argomento di qualche puntata. Sì, decisamente. Di qualche puntata futura. Ma oppure un'altra cosa, ma la farina di grillo? Tornando sul discorso di cibo. Giustamente, sì, no, sono cose che lasciano abbastanza perplessi. Allora, lasciano abbastanza perplessi anche lì, perché poi fondamentalmente sono cose a cui non siamo ancora abituati. Può darsi che da qua a 50 anni sapremo tutti come usare la farina di grillo e faremo la pasta con la farina di grillo. Sì. Non sono cose da evitare a prescindere solo perché. No, ma allora il discorso è un altro, secondo me. Non è tanto la farina di grillo, io volevo fare la battuta, però perché siamo arrivati alla farina di grillo e invece di vedere la luna ci limitiamo a vedere il dito? Perché la farina di grillo, detto tra me e te, è vedere il dito, non è vedere la luna. Perché sì, è ecosostenibile, per carità, o le cavallette, ok? Una delle 7 piaghe d'Egitto. Le cavallette. Però il problema alla base è un altro, è la produzione intensiva la produzione di carne intensiva. Non che io sia contro la carne, anzi, a me ora mi odieranno tutti i vegetariani e tutti i vegani.
anche se io sono abbastanza verduraio da quel punto di vista lì, ma è la produzione, perché basta pensare all'economia anche, all'economia e alle abitudini dei nostri nonni, senza andare troppo lontano indietro nel tempo, e quanto mangiavano la carne, quanto la mangiavano? Una volta a settimana, una volta ogni due. Se andava bene. Perché sì? Quando andava bene. Ma perché? Perché non c'era la possibilità di comprarsela così spesso. Ora abbiamo un'accessibilità smodata, perché è come la velocità smodata in Spaceballs. Ok? È un'accessibilità, no, ma davvero, a parte le battute, è un'accessibilità smodata, senza controllo, che ti dici, oh, io voglio mangiare per una settimana, poi fa malissimo, per carità, bistecchina di maiale, oppure voglio mangiare la braciola o l'entrecôte di manzo tutti i giorni. Ora lo puoi fare tu che abiti negli Stati Uniti o in Europa, ma è sempre, questo è il problema dei supermercati, è sempre una prima scelta, quindi deve essere il mercato, purtroppo, perché cioè, non solo il mercato, anche i produttori, perché se i produttori dicessero, oh, noi si produce, ci sa 5 mucche e si produce in questo semestre, in questo trimestre, un periodo X, si produce carne con queste 5 mucche, e il resto aspettiamo che i vitelli crescano. Bene, ok, quindi per un anno c'hai magari la carne produci con 5 mucche, sto dicendo numeri a caso ovviamente. Sì. Per 5 mucche produci per 4 mesi, bene, gli altri mesi restanti dell'anno stai senza carne, dovresti stare senza carne, cosa che invece no, cioè qualsiasi giorno tu decida e tu voglia puoi mangiare carne a dismisura. Ci sono dei documentari che poi anche esasperano questa cosa, che magari sono documentari fatti da animalisti, per carità. Sì, poi, allora, diciamo che quelli sono anche un po' portati all'estremo volutamente. Esatto, l'estremo non va mai bene. No, per nulla. Però c'è anche il discorso di, cioè, quanto mangi la carne? Ma una volta al mese, bene. E allora il mercato dovrebbe dettare legge il mercato, solo che conta solo il dinero. Ovviamente il dinero, esatto. Conta solo il dinero. Mi dica, lei che mangia carne di bisonte. Allora, a parte l'ho assaggiata, non è poi così tanto male, però questo discorso. Perché non l'hai dovuto cacciare? Esatto. No, diciamo anche una cosa, e questo purtroppo succedeva già anche in Italia, non succede solo qua. Sicuramente per soddisfare tutta la richiesta che viene dal mercato vengono utilizzate sostanze che poi portano a gonfiare la carne, tra le tante portano a gonfiare la carne, la portano a diventare praticamente il doppio di quello che dovrebbe essere, e poi quando la cuoci ti diventa la metà, esce tutta l'acqua e quant'altro. Esatto. Quello purtroppo è un problema, è un grosso problema, e tra le altre cose bisognerebbe anche che per mangiare effettivamente carne sana e buona uno andasse realmente da un macellaio, non andasse nemmeno a prenderla nei vari supermercati, possono essere la Coop, certo, piuttosto che qualsiasi altro, non va assolutamente presa lì. L'altra cosa, e qui ti faccio un esempio scemo su quello che faccio semplicemente io nella mia vita quotidiana. Vabbè, anche perché è un po' diversa dalla nostra, perché tu abiti. C'è un po' diversa, ma poi diciamo c'è anche una cultura del cibo che è totalmente o semi-totalmente diversa. A parte che, pigliamo l'esempio del pane, mentre in Italia puoi andare in una qualsiasi panetteria e trovare del pane buono, comunque, qui fresco, qui non è minimamente così, per cui
l'idea, diciamo, da quando sono qua ho cominciato a farmi il pane fatto in casa in maniera costante. All'inizio prendevo la farina del supermercato, adesso ho trovato un mulino che è a circa una mezz'oretta da qua, da cui vado a prendere la farina quando mi serve per fare. Per un attimo ho pensato che tu avessi preso un campo di un terreno, un pezzo di terreno, e avessi iniziato a coltivare grano. Guarda, per certi versi ci sto anche pensando, perché potrebbe essere un ottimo investimento. Per dirti, ho cominciato ad andare a prendere la farina al mulino proprio perché comunque è, diciamo, l'unico modo per non avere farina che è stata sbiancata, trattata in linea generale, per farla sembrare più bianca. Sì, anche perché poi con tutte le proteine che vengono tolte nel processo e quant'altro, quindi anche creazione di glutine diventa più difficoltosa, eccetera. Per cui e si sta parlando di farina, nemmeno di carne. No, certo, infatti ci sono tanti aspetti, sì, che andrebbero rivisti. Infatti secondo me la carne in qualche modo o la mangi una volta al mese, o se la vuoi di più te la procuri, non soltanto nell'uccisione, perché l'uccisione dell'animale, anche nella macellazione, non so in quanti avrebbero il coraggio. Allora, quelli a cui piace realmente la carne, credo non avrebbero nessun tipo di problema nel fare una cosa del genere. Ma non ti rete, Sai, allora, diciamo che ci sono due possibilità. Se procurarsela implica anche l'uccisione dell'animale, sono d'accordo con te, non tutti sarebbero in grado di farlo. Non solo l'uccisione, ma anche la macellazione, tutta la lavorazione. Pensa a un pollo, va spennato. Sì, tutta la parte della lavorazione. Sono d'accordo con te, non tutti sarebbero in grado di farlo. No, non soltanto in grado di stomaco, perché non si parla di capacità manuali, perché quelle ma in generale proprio di coraggio. Se invece procurarsela vuol dire faccio fare il lavoro sporco a qualcun altro e mi trovo qualcuno da cui andare a prenderlo, che non sia, torniamo a ripetere, la macelleria del supermercato. Vabbè, quello ok, sarebbe già un passo avanti. Quello sarebbe già un passo avanti. Anche perché, cari amici, l'intelligenza artificiale non vi aiuterà a macellare nella macellazione della vostra bistecca alla fiorentina, ricordatelo. ChatGPT in questo caso non può essere d'aiuto, decisamente. No. Senti Piero, a parte il fatto che mi sta venendo fame, siamo arrivati in fondo che ad oggi parlando di mangiare viene fame, come il martedì mattina quando parlo con Francesco, con Andrea a cortocircuito, si parla sempre poi di mangiare e viene fame. E quindi noi siamo arrivati in fondo alla puntata di oggi, molto interessante, che siamo partiti con i topi, siamo finiti a parlare di mangiare, di carne, di grano, di farina, di pane e quant'altro, argomento che potremmo riprendere, ma questa volta sul serio nella prossima puntata. No, lo riprenderemo, anche perché comunque ci sono differenze abbastanza interessanti e mi è capitato per altre ragioni di andare a cercarle, eccetera, e vale la pena trattarle, proprio anche per chi poi in realtà si trasferisce, come possiamo aver fatto noi qua a vivere e quant'altro. Ma anche solo in vacanza, cioè io vengo 3 mesi in vacanza e voglio capire bene come fare. Sì, però sai, allora diciamo che 3 mesi in vacanza tendenzialmente come si diceva, 3 mesi di fast food? Come si diceva prima, o affitti un camper, un appartamento, cose del genere, quindi comunque hai la possibilità di accedere alla spesa normale di tutti i giorni. O se no difficilmente poi se anche prendi prodotti già pronti al supermercato difficilmente ti chiedi che cosa effettivamente c'è dentro,
lo vedi, ti piace, lo prendi, Sì, fine, va via. e va via da quello. Certo. Quindi Sì. è anche quello che fa la differenza in tante cose. Bene, detto questo, noi ci salutiamo qui e siamo arrivati in fondo anche alla 9ª puntata di Smart and Healthy. Detto questo, noi ci ritroviamo mercoledì prossimo, che sarà, non me lo ricordo, il 19, mi sembra. 19, sì. 19, sono andata a memoria. Il 19. Bene, cari amici, caro Piero, un saluto e alla prossima qui su Radio Centro Web. Smart and Healthy, l'arte di essere fit senza fare la fame. Ciao!